Ciao a tutti, oggi è il 30 di aprile e vorrei farvi vedere una cosa molto interessante che non ha niente a vedere con questo albicocco, ma però, che non si dice, vorrei fare notare come, dove non ho effettuato il diradamento, parecchie albicocche sono rimaste. In forma, belle. Questo è un Portici, quindi una varietà non del tutto antica, ma sicuramente meglio delle varietà che ci sono adesso, e quindi è molto bello, sta crescendo molto bene, c'è molto vento. Andiamo a fare un piccolo tour e vi vorrei portare alla fine del tour in un posto che per me è stata una scoperta, anche se sicuramente per molte persone non lo è, ma per me lo è stato, poi vi spiego perché. Siamo qua in mezzo e sostanzialmente qui andrò a sfalciare fra 2 o 3 giorni. Questa è la parte nuova, impiantata da poco, dove ci sono i kiwi che qualcuno riesce a riprendersi, qualcuno invece ha preso delle gelate bestiali, dato che sono al primo anno, probabilmente non ce la faranno. Questo è il prato che sta crescendo. Farò poi un video dove parlerò solo di quello che sta succedendo qua e di ciò che andrò a fare. Andiamo a vedere la zona. Vedete come poi il prato cresce in maniera molto disomogenea e vi spiegherò anche la motivazione. Le piante, come vedete, alcune procedono discretamente, altre meno. E la zona è questa qua, dove c'è questo mirabolano. Sicuramente era un porto innesto di un albicocco e è scappato dal nesto e è stato lasciato qui così crescere. Questo qui era un vecchio albicocco, faceva delle albicocche buonissime, purtroppo è morto parecchio tempo fa, 5, 6, 7 anni fa. E qua in basso, dato che per la prima volta non stiamo tagliando il prato, guardate cosa c'è. Tutte alberi di mirabolano, ok? Questi sono tutti semi che sono cascati. A mirabolano di solito casca, mi sembra, luglio, giugno, forse un po' più tardi, dipende dalla varietà. Comunque è un portinnesto, no? di molte drupaci come le susine e gli albicocchi. Guardate quanti alberi di un anno, piantule, stanno crescendo di genetica differente, vedete, anche se l'albero è lo stesso. Vedete, queste qui sono rosse, queste sono verdi, alcune sono mezze maculate come questa. E quindi sostanzialmente, dato che per la prima volta qui non è stato tagliato il prato, guardate, togliamo dal fittone, mezzo fittone è rimasto dentro, però vedete che sono proprio delle plantule. Alcune le ho provate anche a piantare in mezzo al filare, però andrebbe preso bene con la zolla in modo che poi il fittone rimanga bene attaccato e possa attecchire, perché questi qui sono tutti dei portinnesti. Ecco, guardate, questo si vede già meglio come il fittone, un bel fittone lungo che va giù, ok? Quindi sono tutti di questo tipo qua. Queste sono le nuove susine, insomma, prugni di mirabolano, e
Sicuramente per molti è chiara questa cosa, ma per me era una novità, nel senso lo sapevo che sarebbe successo, ma non mi aspettavo così tante plantule, ce ne sono veramente tantissime, è una roba impressionante, forse dal video non si vede neanche bene, ma è pieno, insomma. Ecco, queste qui sono è un'importante cosa, perché semplicemente qua uno, quando se le va a prelevare per bene, si vuole fare un portinnesto e lo vuole andare a trapiantare da un'altra parte, ed è fattibile, vi assicuro, perché l'ho già fatto, e hai delle piante gratis. Vediamo qua, ne avevo provato a trapiantare uno. No, dove l'avevo messo? Non mi ricordo. Vabbè, adesso non lo trovo. Comunque è qua. Chiaramente questa non è la tecnica giusta, perché voglio vedere la resistenza di queste plantule, ma quindi la cosa interessante è che sostanzialmente, dato che qui è sempre sfalciato l'erba continuamente, e non ho mai visto l'evoluzione ecologica sostanzialmente delle specie, stanno entrando delle nuove specie che per esempio il tarassico sì c'è sempre stato, ma ne sta venendo veramente tanto, è impressionante. Guardate, questo qui è tutto questo tarassico che è andato a seme, e questo sta drillando il terreno, e quindi arriva anche la Poa pratensis, che quando tagli sempre il prato, insomma, queste cose non le riesci a vedere. Lo stesso discorso vale qua, vedete la differenza? Qui chiaramente, ecco, questa qui è la zona di limite, no? Dove viene tagliato il prato continuamente, infatti non cresce neanche una plantula, e qua invece stesso discorso, mirabolano, guardate quante piante ci sono, impressionante, pieno, e sono già belle forti, perché guardate che bel fittone che è. Questa spara giù come una lama. Infatti la cosa bella di questi qui, soprattutto se si riesce a far crescere il seme dove si vorrà la pianta futura, è che questa qui hai la possibilità di avere una lama che entra, quindi il taproot in inglese, o fittone principale in italiano, che cresce in maniera quasi proporzionale alla parte aerea. Ora qua l'ho strappato una parte, non si riesce a vedere, ma in direzione appunto del terreno è una parte aerea che è uguale alla taproot. Questo cosa vuol dire? Che hai subito, questa pianta qui ha subito la garanzia di andare a pescare l'acqua per tutta la propria vita, perché se invece andiamo a fare un trapianto, le radici sono così, sono quasi sempre così, le piante in vaso a radice nuda non sono mai così, che puntano giù o comunque si sono fermate. Invece una pianta da seme, lei la prima cosa che fa è buttare giù la prima radice, poi sviluppa queste qua, ma che sono quelle che, per quanto vedo, sono quelle che vanno a cibo, o meglio vanno a minerali, a sali minerali, quelle laterali, ma la prima è quella che va ad acqua, a cercare l'acqua, quindi a mettere la garanzia per il futuro se ci sono dei momenti di secca importanti. Quindi guardate quante piante ci sono. E niente, volevo fare questo video proprio per ricordarmi, o anche per forse qualcuno non ci ha mai pensato a questa cosa qui, però era la prima volta che, sai, io ogni tanto buttavo del seme, è vero, cresceva, tipo questo qui è un altro mirabolano, vedete, l'ho buttato io dopo che ho mangiato una prugna, e ogni tanto cresce qualcosa, chiaramente. E quindi niente, questo è ciò che volevo condividere oggi. Prendete queste qui quando siete più o meno, forse anche qualche settimana prima di adesso siamo a fine aprile, basta scavare con una vanga, un pochino alzare il terreno, vai a prelevare piano piano la piantina insieme al pane di terra che gli rimane, e poi la vai a trapiantare dove la vuoi trapiantare. È meglio chiaramente se fai un processo del genere che la vai a trapiantare in un vaso prima, e poi piano piano lei si abitua
ad espandere le proprie radici, poi la vai a trapiantare in autunno quando è bella radicata nel vaso. Però facendo così chiaramente perdi la taproot. Invece se tu vai a seminare direttamente le piante nel filare che hai progettato, che è un esperimento che vorrò fare, trovo veramente molto molto interessante, ce le hai già lì. E vi faccio vedere una cosa: chiaramente l'albero è vicino al filare, allora qualche prugna è cascata esattamente dentro il filare. Infatti qui c'è un mirabolano, questo qui è un mirabolano che è nato spontaneamente senza averlo messo in maniera diretta. Questo è lo stesso altro discorso, vedete come fora la paglia piuttosto bene. Insomma, lui cresce. Qua c'è un altro, ce ne sono anche lì, c'è un altro. Ok, qualcuno lo lascerò, vedremo cosa andrà a fare, perché è esattamente quello che volevo fare io, è venuto in maniera naturale. Quindi andiamo a vedere cosa succede. È cascato proprio in mezzo al filare, quindi perfetto. Va bene, quindi questa è una possibilità, cioè nel senso il fatto di vedere come i semi comunque degli alberi attecchiscono molto bene, attecchiscono piuttosto bene. Chiaramente non tutti questi sono selvatici, se si va in semi un po' più complicati come quelli di albicocco, comunque che fanno già frutti buoni, sicuramente la germinazione non sarà uguale a quella delle piante selvatiche, però sono comunque sempre possibili. Per esempio, se questo qui viene a mancare, tu hai qui una bella base, nel senso che puoi poi innestarlo in futuro. Poi sempre, questo qui è sempre il video del 30 aprile e volevo fare vedere brevemente, allora questo qui è sempre un mirabolano, no? Mirabolano da seme. L'ho potato leggermente qua per dar spazio un po' alle piante a crescere e poi ho provato a fare qualche innesto. Qualche innesto mi sembra che l'avevo fatto a febbraio, sì, a fine febbraio, metà febbraio. Allora, gli innesti sono tutti dei doppi spacchi inglese, doppio spacco inglese o se no spacco normale, diametrale. Allora, ho fatto, dato che è la prima volta che provo a fare gli innesti, ho fatto 6 innesti. Qui ci puoi mettere o le albicocche o le susine europee o se no le prugne cinesi, giapponesi. E quindi ci puoi mettere quindi Prunus domestica, ci puoi mettere Prunus salicina e ci puoi mettere l'albicocco, come si chiama? Non mi ricordo, Prunus, non mi ricordo com'è il nome scientifico. Quindi sono sostanzialmente 3, poi potresti provare anche a metterci altri drupace, ma non è molto consigliato comunque. Allora, questo innesto qua è un sorriso di primavera che l'ho prelevato da quell'albero là e ho fatto un doppio spacco semplicissimo proprio e attecchito benissimo. Guardate qua come sta buttando. A questo punto qui sicuramente qualcuno consiglia, vabbè, toglici pure questi qua e fallo andare in su, ma io al momento sto sperimentando, voglio vedere un attimo. Poi qua c'è il Prunus, il sorriso di primavera è un Prunus salicina, quindi prugno cinese. Qua invece c'è un Prunus domestico che infatti ha gettato più tardi, eppure questo ha preso. Poi non ho fatto il video mentre le facevo perché sinceramente non pensavo attecchisse nessuna, dato che il doppio spacco inglese non è proprio semplice da fare, quindi però per me è uno dei migliori perché hai il portinnesto e la marza che sono delle stesse dimensioni, quindi va a toccare in tutti i lati del cambio fibrovascolare, quindi sostanzialmente hai un attecchimento totale invece di fare gli spacchi normali, comunque triangolari. Per me sono gli innesti migliori. Quindi questo qui ha preso, questo qui ha preso, questo qui è invece
un altro pruno domestica, quindi susino europeo, e è il come si chiama? Madonna, non mi viene il nome. Comunque è un susino europeo e si vede che non ha attecchito. Aspetta, com'è che si chiama? Anche piuttosto famoso, comunque è una varietà antica. Questo credo che non attecchirà, anche se è molto vi faccio vedere un altro, sempre la stessa marza qua. Questa qui, vedete? Ho provato a innestare molto più sull'alto, su un succhione alto, vediamo, volevo vedere cosa succedeva, e qui da una settimana ha buttato fuori le gemme. La Regina Claudia, ecco come si chiama. Quella laggiù in basso che non ha attecchito è la Regina Claudia, e questa qui prelevata da un altro albero di Regina Claudia sta attecchendo. Sempre doppio spacco inglese. Questo qui è sempre la Regina Claudia e molto probabilmente non attecchisce. Quindi diciamo che su 6... questo è un altro. Questa credo che sia sempre la Regina Claudia, dell'albero che stava piuttosto male. Infatti è importante comunque prelevare delle marze da alberi che sono vigorosi, e poi chiaramente fare l'innesto bene e continuare a togliere queste, insomma continuare a togliere dal succhione le gemme che non sono del nostro nesto. Quindi su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 sono andati a buon fine al momento e altri 3 no, quindi buono. Chiaramente in questo albero qui è sperimentale questi innesti, perché voglio vedere, innanzitutto imparare a farle, voglio vedere cosa succede, perché qui ho 3 specie differenti, ho la Stanley che è un prunus domestica, la Regina Claudia che è un prunus domestica e un prunus salicina che è il sorriso di primavera, e le ho tutte e 3 che hanno attecchito in diverse zone. Io le lascerò, voglio vedere se riesco a produrre 3 tipi di prugni diversi su un mirabolano. Ok, quindi questo è l'aggiornamento.